Notate che manca nulla? Che è successo ieri? Andiamo a sentire un rumoraccio che veniva da dietro. Thank you. No, for this, thanks. Have a nice day. A parte il pericolo, perché ovviamente poi è uscita benzina. Money! Yeah, gentlemen. Si sta rompendo la staffa che era stata saldata in Marocco. Oh. Hello? Hippos are the most dangerous animals because they are very aggressive. Stiamo passeggiando confine con la Burkina Faso che sta lì e ci infiliamo su questo sabbione. Non so se riuscite a vedere i solchi che ci sono lì a destra, guardate che spettacolo. Seven good months on the bike. Se non battono ciglio, il saluto militare. L'abbiamo fatta. What's your name? Elvis. Is that true that is it possible to enter the national park With the bike? Huh? Yes, it is. Great. Mamma mia, sono felice. Buongiorno da Saula, nome che nell'antica lingua locale significa la città in cui fa un caldo che sembrano due. Oggi penso che ci aspetta da qua una cosa interessante. Dobbiamo fare una 90 di chilometri in direzione nord, siamo vicinissimi al confine con Costa d'Avorio e Burkina Faso. Andiamo a vedere gli ippopotami, poi ritorniamo indietro però facendo una strada un po' diversa che dovrebbe essere stavolta, se Dio vuole, tutta sterrata, e ci andiamo poi al Parco Nazionale Mole. Dormirò lì e poi domani andiamo a visitare il parco. Adesso priorità assoluta acqua, perché da queste parti non si trovano bottiglie d'acqua grandi, solo quelle piccoline e solo le bustine d'acqua che però porca miseria fanno schifo. È un'acqua che sa di plastica micidiale, anche perché le tengono generalmente sotto al sole, quindi ovviamente potete immaginare. E benza ora, anticipiamo, perché in realtà ce l'avrei, ma ieri adesso ve la racconto dopo. Questa che ci fa qui? Hello, morning. Welcome. Morning, how are you? Fine. Notate che manca nulla? Ok, the tank is here behind. Super, is it petrol? Huh? Petrol. Yeah, super, yeah, gasoline, yeah. Okay, stop. Also because probably I have to refill the other tank. Half an hour. Just Transfer to 80 cities, right? yeah, 80 is okay. Yeah, let's make it 80. Yeah, perfect. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Allora, che è successo ieri? A un certo punto stavo con questa strada, ho fatto vedere un pezzettino, non so, la strada parzialmente asfaltata, piena di buche, un delirio, e continuavo a sentire un rumoraccio che veniva da dietro, cioè, guarda un po' se sta succedendo qualcosa alle sospensioni, ai giunchi del porcellone, così sentivo spadacchiare proprio. A un certo punto mi fermo per dare un'occhiata, non vedevo niente di strano, faccio il giro sul lato sinistro della moto e mi accorgo che ero ripartito dal benzinaio col tappo aperto. A parte il pericolo, che comunque soprattutto su strade di quel tipo, insomma, la benzina stava sicuramente uscendo fuori. Vediamo un po', vedo che c'è l'acqua, sì. Prendo l'acqua e finisco. Money. Do you have a big bottle of water? Yes. Ah, perfect. Okay, thank you so much. How much is it? 10 cities. 10?
Thank you. No, no worries, thanks. Have a nice day. Bye bye. Allora, a parte il pericolo, perché ovviamente poi è uscita benzina, perché con tutte quelle buche, tant'è che ho fatto 130 km e ho consumato tutto il serbatoio, quindi vuol dire che almeno un litro e mezzo, se non due, sono usciti. Il problema è che mi sono perso la guarnizione del tappo e peggio ancora mi sono perso il... non so se lo riuscite a vedere, lì sopra a quel tubicino c'era una sorta di valvolina che serve sia per evitare che entri acqua quando piove, sia per evitare che esca benzina quando cade la moto. Quindi adesso sto col serbatoio che se piove mi ci entra l'acqua dentro. Qui a nord non sembrerebbe esserci un gran problema delle piogge, ma quando ritornerò al sud sì, perché la stagione di pioggia sta per cominciare. È una cosa che mi secca particolarmente, perché io cerco di essere sempre un maniaco del controllo su queste cose, perché lo so che poi quando ti distrai un secondo in situazioni come queste, di questo tipo di viaggi, in questi posti, la minima distrazione diventa poi potenzialmente un problema serio. A posto, vabbè, ci raggiorniamo quando arrivo su sterrato. Morning! Yeah, gentlemen. How are you? Yeah. How far? Good. How the road? The road is good, just a lot of potholes. A lot of photos. Where are you going to? I'm going to let me check the name. Wikiao. Wikiao, yeah. There is a place where I can see hippos, Yeah, hippos. and then I come back and I go to Mole National Park. Yeah. Okay. Safe ride. Thank you so much. Have a nice day. Okay. Bye bye. Mamma mia che c'è mancato. Manca un chilometro, poi giriamo a sinistra, se Dio vuole lì dovrebbe essere asfaltata, anche perché ho preso più buche che buche gli ultimi 50 km. Tra l'altro stamattina facendo la solita ispezione pre-tappa, da buon pilota di Alianti faccio il controllo dello stato del mezzo, mi sono accorto che si sta rompendo la staffa che era stata saldata in Marocco, la staffa del serbatoio posteriore che era stata saldata in Marocco, che devo dire già sono sorpreso che sia arrivata sana e salva fino adesso, con tutte le buche, i sassi e tutto il resto. Ho una fascetta col velcro di emergenza messa intorno, non so, per evitare che proprio venga giù come era successo in Marocco, però poi non è che posso stare ogni 2 km a controllare se si è spaccata e sta sostenuta solo dalla fascetta. Allora, dovrebbe essere qui. Ok, quindi in teoria adesso sono 22 km di questa strada, poi arriviamo all'ufficetto, al
quello che sarà una capanna, non lo so. Da lì ci si organizza per andare a vedere gli ippopotami. Se ho capito bene, bisogna poi, aiuto, andare avanti ancora per altri 5-6 km, raggiungere il fiume e lì poi si fa il giretto in barca. Siamo arrivati, adesso va capito dove. Ah, welcome to Community Sanctuary. Oh. Okay. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Yota. How are you? Good. Nice to meet you. Thank you so much. Is it possible to visit the hippos? Yes. Okay. So nice to meet you once again. My name is Tongbani Isaku Agba. Tongbani. Say again? Tongbani Tumbane? Isaku Agba. Tumbani Isiaku Agba. Apa. Yes. I'm one of the tour guys in Georgia Community Sanctuary. The sanctuary was started in 1998 by the local people. We have 20 communities which are managing the place, but we have the executive and then other management. So from what we do is we have people viewing, we have lobby compound tour, we have bird watching, we have plant work. Okay. Yeah, but until your main is to see the hippos. I would like to Yes, visit. yes. Yeah. So from here it's about 6 kilometers away from the river, and you can flip through our information booklet and decide what you want. So I'm with my motorbike, so I can move. Yeah, myself. I'll arrange. The only thing is that I have my luggage on the motorbike. You can put them here. If you I don't- can leave if you it? want- Yeah, you can leave them here. Okay. If you don't want to send it to the pool. Okay, so I also change my my boots because under the sun will be. No for yes. So I leave them here. remove everything and put it Yes. here. Okay, great, wonderful. Thank you. La mia amata canoa. Da wanya gwaruwa akakai abiya ce Kitu chao. That one? Oh, yeah, thought that was a rock. How deep is the water at the moment? 5 feet. 5? Ah. Ah, ce ne sono due laggiù. Fish trap. Easy. I can count to
Can you see they are now 3? Yeah. Yesterday they were even about 5. You see the color of this water. Before the sanctuary was established, this was their only source of drinking water for the communities. Really? But now the monies that you pay for the entrance safaris, even some tourists can go ahead to do donations to support what we are doing. So based on that, we are able to drill boreholes. Now every community have 2 boreholes. They have access to quality water to drink. That's one. Then we again use part of the money to pay for school scholarship. People who are so brilliant but their families are so poor, or you complete your basic education, the sanctuary assists the students to pay for their secondary education bill for free. So that is also another intervention that we give. We give medical supplies, school supplies to the communities that we do the tourism or we do the conservation work. Hippos are the most dangerous animals in Yeah, I know. Africa. That is why, as far as I'm concerned, when I'm leading tourists to see them, when we see them, I make sure that I leave a respective distance between their position and the boat for security reasons. Going further closer than this, there are 2 things involved. Either they attack the boat or they try to run away. Hippos are semi-aquatic organisms. They spend part of their life inside the water, part on land. Out of the 24 hours in a day, cumulatively, hippos spend about 17 to 18 hours inside the water. When they are inside the water, within every 1 hour, they can attain about 30 kilometers or 11 to 12 miles. That's how fast they can go In the water. in the water. Wow. Per hour, that's how they go. Jesus. It's hippos that normally kill a lot of people because they are very aggressive. They are very, very powerful because they have powerful jaws and a very long teeth which they can use to damage their enemies. Bye bye, thank you. Allora, è stato carino, molto carino, gettino sulla canoa. Fortunatamente c'erano sia gli ippopotami che l'ombra. Che da queste parti fa un caldo. Ho sbagliato? Ho sbagliato. Ah no, stavo dicendo carino, c'erano gli ippopotami, c'era l'ombra. Ovviamente chiunque di voi abbia visto anche solo un mezzo documentario sull'Africa sa perfettamente che sa perfettamente che gli ippopotami sono gli animali più pericolosi dell'Africa, non i leoni, non gli elefanti, ma gli ippopotami. Ricordo in un documentario che vidi tanti anni fa furono definiti 2 tonnellate di pessimo umore e quindi non ci si può avvicinare tantissimo, però insomma ci siamo stati a una credo ventina di metri, quindi top. Adesso diretti al Parco Nazionale Mole, dove dormirò stanotte e domani andiamo ad attaccare anche quel Parco Nazionale. Tra l'altro oggi nel fiume ero a distanza di un braccio dal Burkina Faso, eravamo quindi sul Black Volta, che è questo fiume abbastanza grande e importante che nasce in Niger e che per svariate decine di chilometri funge anche da frontiera naturale, da confine naturale tra Burkina Faso e Ghana, e credo anche tra Costa d'Avorio e Ghana, sì. Ora, la strada che farò al ritorno è completamente diversa da quella che ho fatto l'andata e dovrebbe essere tutta così, quindi sperabilmente ci lasciamo alle spalle la stradaccia mal asfaltata e ci infiliamo su questo sabbione. Comunque è incredibile, cioè prima non ho registrato mentre ci avvicinavamo al fiume perché avevo sbaraccato tutto, mi ero cambiato, ho messo i pantaloncini corti, tolto videocamere, tutto. Di nuovo, porca miseria, lui davanti a me con sta motoretta del cavolo con le ruote lisce a 700 all'ora
io dietro a chiappe strette che sbarellavo a destra e a sinistra su questi cosi di sabbia, è come se le leggi della fisica che valgono per loro non sono le stesse che valgono per te. Io se facessi quello che fanno loro, se andassi alla velocità a cui vanno loro, cioè lui a un certo punto si è girato, ha preso il telefono, si è girato, si è messo a farmi il video, guidava con una mano, girato all'indietro, io dietro in piedi, scarpe da ginnastica e pantaloncini, però in piedi per ridurre al minimo gli sbarellamenti, e lui tranquillo, girato così che faceva il video. Sì, l'ombra delle nuvole, grazie. Pure due gocce d'acqua non ci starebbero male, La vedo difficile. Mazzala se è ruspante questa strada. Stiamo costeggiando e lo faremo per i prossimi 90 km. Non so se è stata proprio una buonissima idea quella di avventurarmi qui. Comunque stiamo costeggiando confine con Burkina Faso questa, e i più attenti di voi avranno notato che fa più caldo, non solo perché mi sto lamentando di più caldo, ma perché è cambiata parecchio anche la vegetazione. Ci sono molte piante, molti alberi, però si vede che è tutto molto più arido. Fino a centinaia di chilometri fa c'era erbetta in mezzo agli alberi, adesso qua c'è la sabbia. In Ghana ci sono dei terminali meravigliosi. Guardate questo, guardate che roba. Guardate che spettacolo. La strada è bella, veramente sta piacendo molto, super selvaggia. Però è veramente impegnativa, non so se riuscite a vedere i solchi che ci sono lì a destra. Quando ci vai dentro con la ruota, lì devi stare. Solo che certe volte sono anche pieni di sappione, quindi guarda qua. Riuscite a vedere? Vabbè, adesso vediamo cariatira, perché a metà di questa strada ci dovrebbe essere, dovrebbe essere la deviazione, magari peggio di questa, non lo so, però la deviazione per andare a riprendere la strada asfaltata, che effettivamente 90 km così, col caldo che fa e in queste condizioni, non mica se è una gran genialata.
paio di chilometri al paesino che avevo segnato come punto intermedio, diciamo, per forzare la navigatore a passare questa simpatica stradina. E vediamo che devo dire dopo, perché bello, però che peggio è passato, mamma mia raga, che faticata, prendo dritti. Hello! How are you? I'm fine. Welcome. Thank you. How's the journey? Tough but good. Where are you coming from? Sorry? Where are you coming from? I'm from Italy. Italy. Yeah. Wow. You ride all the way from Italy to Well, Ghana? not today. How many days? 7 months. Please park well so that the road will be empty. Yeah, sure. I want some of this bike. So you ride all the way from Yeah. Next week will be 7 months. 7 good months on the bike. Yeah. This experience, I'm a biker, but I'm afraid. Why you're afraid? You're alone. You see? In Africa you are never alone. Or for Africa, then you don't have problem. Some places you have to be scared. Duh. You see? In Africa, all the way, you know, when you came and meet us like this, especially when you enter Ghana, everybody is friendly to you. Yeah. So far, yeah. Actually, Ghana is probably the most But friendly. other countries, they'll see you to be Yeah. something else. Especially Maybe- on the road, how people will see you. Maybe what is Burkina Faso? It's a little bit complicated now. Yeah. You pass that place too? No. You pass Cote d'Ivoire? Côte d'Ivoire, yeah. I'm coming from So Côte you d'Ivoire. just come from Cote d'Ivoire? Well, 3 weeks ago. 3 weeks ago. Yeah. I went to visit the hippo Okay, sanctuary, hippopotamus, the and water descent. I'm going to Mole National Mole Park. National Park. Yeah. Okay, that's where you're going now. But because this morning I was in Sola, Sola. and I passed along the paved road. Okay. It was boring. I didn't want to come back on the same road. I saw on the map that there was this, so I okay, said, then you have to. I think it will be tough, but let's do it. It was tough, but it was very beautiful. Oh, that's okay. It's nice. Nice meeting you. It was a pleasure. You're welcome. Here is peaceful. You can ride. And then later will be Togo, Benin, Nigeria, all the way to South Africa. So your last end is at South Africa. No, I will come back from the East Coast. Then you have a Then you travel the whole year. Huh? You take the whole year. It will take the whole 2025. No, to it get will back. take at least 2 years. It's 7 months. We are still in the beginning, in the middle of the West Coast. We still have to go the south and back on the other side. 2 years at least. It's a long journey. Nice.
But your bike is in good condition. Yeah, Electric yeah, or more or fuel? less. Electric or fuel? Huh? Is it electric or fuel bike? No, fuel. Fuel. No, Okay. normal. Electric, they Yeah, can- yeah. So you can't have a charging. Okay. Ok, Thanks. have a nice day. The same. Bye bye. Bye bye. No, questo è il tipo di checkpoint a cui mi riferivo ieri, l'altro ieri, vabbè, quello che era. Super carini, super tranquilli, inglese perfetto, perché c'è tante qua in Ghana, non è che li capisci quando parlano inglese, Cioè così è un piacere fermarti, no? Nessuno che ti chiede soldi, nessuno che ti rompe le scatole, manco ti chiedono i documenti, non frega niente. Vogliono soltanto passi due chiacchiere, come gli dici che sei partito dall'Italia 7 mesi prima, vanno due occhi così e subito il loro nuovo idolo. Bello. Comunque tutto questo io circa 30 km fa, forse no 20 km fa ho detto il peggio è finito, il peggio è passato. Sì, nel senso che non sto più in mezzo ai boschi o a sabbia alta un palmo, però ho passato certi altri pezzi, niente male, Devo dire, sono molto curioso di vedere come sarà poi in Nigeria con i posti di blocco, perché so che ce ne saranno moltissimi, so che sarà un po' diversa la situazione, un po' più complicato. Qui ormai diciamo che finora la tecnica consolidata è saluto militare appena arrivo, in base a se, come, quanto sorride il tipo, capisco come muovermi subito dopo. Se sorride mi lancio in calorosi saluti, strette di mano, cerco anche di essere molto fisico, toccarli così, insomma, stabilire subito un bel contatto. Se vedo che non battono ciglio il saluto militare, dietro front faccio il serio, sorriso diplomatico e aspetto le sue mosse, ma al 95% dei casi già col saluto così metà del lavoro è fatto. L'abbiamo fatta. Hello, Emmanuel. No. Your brother. Hi, brother. Okay. How are you? You're welcome. Thank you so much. Do you have a place for me for a few nights? Yeah, Emmanuel is living here. Right? It's coming? Yes, Okay, yes. thank you. What's your name? I'm Elvis. Elvis. Elvis, wow. Hello. Hello, Emmanuel, right? Yeah, this is Emmanuel. Okay. How's your trip? How are you? Tough. I would like to stay 2-3 nights, something like that. Do you have a place for me? There's a room available. Okay, Yes. okay. Do your stuff, take your time, and then you show me. Can I park inside? Yeah. Oh, poi incredibile, cioè, dall'asfalto arrivato, storica questa cosa. Sarà qua? So you can park the bike, then I show you the room. Ah, the rooms are there, okay. For the dormitory is occupied. It's full? It's full. Yes. Okay. And you can check Okay. the showers. Okay, perfect. How much is it for this? For booking, if you make it online, it's 600, but I give 450. 450. Yes. Oh, Jesus. It's expensive. Yeah. Or 400 if you
That's the least we can charge. Yeah, I appreciate because I'm a traveler. I'm traveling from Italy. Yes. I'm a little bit on a budget. So 400. 400, it's okay. Is it fine Okay, for you? I appreciate. Thanks. Okay. We are making fried rice with eggs for the other guest. Huh? We'll add some for you. Yeah, sure. Plate is 60 cedis. Okay. Is it fine? Yes. A big portion because I didn't have breakfast and lunch and I'm super hungry. Tell me that you also have a cold beer. Yeah, there's a beer. Yeah. Okay. Is that true that is it possible to enter the national park With the bike? Huh? Yes, it is. Great. Che bello. Mamma mia, sono felice. Io dico, se domani mi trovo con la moto accanto a un elefante mi vedete piangere come un ragazzino. Se fosse una volta che azzecco la posizione giusta per il cavalletto al primo colpo. Ok, vabbè, la stanza è graziosa, un po' più costosa del previsto, 400 sono 22, siamo proprio all'ingresso del Parco Nazionale e io sono felicissimo. La stanza ancora la devono sistemare, quindi sbaracco tutto, sporco come sono, vado a bere una birra alta così e poi faccio la doccia e ceno. Tell me that you're ready to go. Tell me that you're ready.